Buongiorno, bene ragazzi, bene amici, concludiamo con quest'ultima lezione, almeno credo che sia l'ultima, non so se poi in futuro ne aggiungerò qualche altra, ma ecco, l'ultima lezione dovrebbe essere dell'argomento sulla formazione delle monarchie nazionali moderne, delle monarchie nazionali dal 1300 al 1500. Gli storici chiamano la nascita di queste monarchie nazionali anche proprio la nascita dello Stato moderno, di monarchie nazionali o Stato moderno. Forse siamo troppo ottimisti, ecco, abbiamo visto che gli stati, le monarchie nazionali moderne, in cui il re aumenta i propri poteri a danno degli aristocratici, sono quattro nell'Europa occidentale, sono l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo e la Spagna, anche se la Spagna, più che di Spagna, bisognerebbe parlare di Castiglia e di Aragona. Vi ricordate che alla fine del 400 si uniscono solo dinasticamente Castiglia ed Aragona, però in maniera davvero precaria. Prima di tutto per i sovrani c'è un problema giuridico. Se noi prendiamo ad esempio la Francia, che è proprio il modello archetipico della monarchia nazionale in cui il re tende a diventare assoluto, la monarchia più organizzata, quella con più funzionari pubblici, più centralizzata. Vediamo che in Francia, come in ogni altro paese europeo, noi abbiamo un frazionamento giuridico, ovvero, sì, è vero che tutte le regioni della Francia, le città e i paesi della Francia fanno parte di un unico Stato, però in realtà le leggi sono diverse da città a città, da provincia a provincia, da villaggio a villaggio, ognuno ha una legge diversa in tantissime materie e quindi questo è un grosso problema. Pensate che in molti casi le leggi non sono neanche scritte, sono delle consuetudini. Per esempio, per quanto riguarda l'eredità, esistono tantissime leggi diverse in ogni regione della Francia, in ogni città, per l'eredità. Moltissime di queste leggi non sono scritte, sono leggi proprio consuetudinarie e quindi il problema del sovrano è gravissimo, deve cercare di unificare, di uniformare le leggi, di fare un unico codice civile, penale, di sostituire tutte le leggi differenti con una legislazione unica, un processo che sarà molto molto difficile nei secoli e resterà assolutamente irrisolto fino alla rivoluzione francese, a Napoleone e agli stati nazionalistici ottocenteschi. Poi il problema giuridico è peggiorato dal fatto che ovviamente bisogna togliere le facoltà di giurisdizione, le facoltà di, di giurisdizione agli aristocratici. Cioè il sovrano ovviamente vuol togliere potere agli aristocratici, questo è il leitmotiv della formazione e dell'evoluzione dello Stato moderno, ma gli aristocratici avevano all'interno del loro feudo notevoli privilegi di giustizia, giudicavano l'alta giustizia e la bassa giustizia. L'alta giustizia per i reati più gravi come l'omicidio e il bracconaggio. Il bracconaggio è la caccia di frodo. Pensate, veniva considerato grave quanto l'omicidio. La caccia di frodo, ovviamente, da parte dei borghesi, dei non aristocratici, perché solo gli aristocratici avevano il privilegio di poter andare a caccia. E poi la bassa giustizia, cioè la giustizia che riguardava i reati minori, reati meno gravi. E allora si tratta per il sovrano di istituire tribunali che dipendono dallo Stato, di far sì che siano le forze di polizia mandate dal sovrano nelle varie province dappertutto a gestire e poi a giudicare attraverso appunto giudici dipendenti dal sovrano, giudicare nei processi. Ma questo non è facile. Nel corso dei secoli i re, per esempio i re di Francia, stiamo prendendo ad esempio la Francia, riusciranno a togliere ai vassalli, agli aristocratici l'alta giustizia, però per molto tempo gli aristocratici continueranno a esercitare la bassa giustizia, saranno proprio a capo di un tribunale, cioè l'aristocratico fa il processo, l'aristocratico emana delle sentenze, decide se ci sono delle colpe, irroga delle pene. Capite che questo è anche un sistema per arricchirsi, perché molte di queste pene
sono pene pecuniarie, sono delle multe, sono delle sanzioni che quindi le persone condannate che si trovano nel feudo devono dare al signore che li ha condannati, quindi il signore ovviamente si arricchisce anche in questo modo. Il problema giuridico è peggiorato dal fatto che nel 300, nel 400, nel 500, ma anche dopo, la giustizia veniva intesa come vendetta. Non è come oggi, i sentimenti erano molto forti, la vendetta cruenta era considerata normale, una specie di giustizia privata. Se succedeva qualcosa, qualcuno veniva derubato, qualcuno veniva ucciso, la famiglia della vittima, o a volte anche non solo una famiglia, qualcosa di più, un'intera fazione, attaccava violentemente appunto per uccidere a sua volta, per colpire a sua volta chi aveva commesso il crimine. Quindi molti non accettavano la giustizia nel senso moderno del termine. La giustizia veniva intesa come un diritto alla vendetta e questo ovviamente il sovrano non lo poteva accettare. Bisogna fare dei regolari processi, non affidarsi alla vendetta delle vittime, d'accordo, alla vendetta delle vittime, ma questo era molto difficile da accettare da parte del popolo. Significava ovviamente, per noi ora è normale, ma all'epoca non lo era, significava da parte delle vittime, da parte del popolo, controllare la propria ira, la propria rabbia, invece di cercare una giustizia privata, una giustizia immediata, una giustizia che fosse espressione immediata della parte lesa, bisognava che la parte lesa in qualche modo accettasse una giustizia dilazionata, aspettare il processo, non farsi giustizia da soli, accettare che sia lo Stato con i suoi tribunali o con le sue forze di polizia a decidere la pena, a fare giustizia. Non era facile ovviamente cambiare questa psicologia delle masse. Dovete considerare che anche la giustizia dello Stato di fatto come era organizzata in modo tale da soddisfare le emozioni, da soddisfare i sentimenti forti del popolo, cioè anche quando qualcuno veniva condannato dallo Stato, dai tribunali dello Stato, si sottraeva alla vendetta, le pene molto spesso erano pubbliche, soprattutto le pene capitali oppure le torture, le esecuzioni, le torture avvenivano in pubblico, era una specie di spettacolo che avveniva davanti a tutti e in una piazza grande. Pensate solo alla gogna, no? Cioè, anche la pena era appunto pubblica, era pubblicizzata, era visibile a tutti, l'agonia oppure le torture avvenivano in pubblico, le esecuzioni capitali, corpi che venivano smembrati in maniera orribile, corpi che venivano marchiati a fuoco e quindi c'è anche lo Stato, è vero, vuole sostituire l'ira e la vendetta privata, però lo Stato comunque esegue la giustizia in modo tale da esaltare il sentimento di rabbia e di vendetta, di ira del popolo, esaltare le emozioni del popolo nei confronti di una vendetta, di una giustizia che però in qualche modo si presenta come una specie di rito pubblico che placa la violenza dei sentimenti forti del popolo, che vuole vedere il sangue, le esecuzioni, le torture, che vuole vedere soffrire e morire atrocemente coloro che sono responsabili di reati. Quindi vedete, non si tratta di problemi semplici. Poi abbiamo il problema finanziario per i sovrani. Il problema finanziario, adesso vedremo perché, è strettamente legato anche al problema militare. I sovrani hanno bisogno di soldi, ok? Hanno bisogno di soldi. Inizialmente, come ottengono soldi i sovrani? Lo ottengono attraverso imposte che vengono fatte pagare ai mercanti di passaggio quando passano lungo uno dei numerosi punti daziari, punti in cui devono pagare dazio, punti daziari
diffusi dovunque nel regno. Uno cammina la strada, poi a un certo punto c'è un ufficio, c'è uno sbarramento, c'è un ufficio fiscale, tu per continuare il tuo viaggio devi pagare una certa cifra, d'accordo? C'erano dogane interne dappertutto, tu dovunque andassi dovevi sganciare qualcosa per proseguire il viaggio. Ricordate il film di Benigni e Troisi? Come si chiama quel film di Benigni e Troisi dove loro vanno indietro? No, vanno indietro nel Medioevo, forse non ci resta che piangere, non vorrei sbagliare. Ricordate quella famosa gag in cui gli attori Benigni e Troisi attraversano una strada e c'è un funzionario lì, c'è un funzionario che li ferma e dice: chi siete? Dove andate? Un fiorino, dovete pagare un fiorino. Loro dopo pochi metri tornano indietro perché hanno avuto un inconveniente, cioè attraversano il punto daziario nell'altro senso. Il funzionario ripete: chi siete? Dove andate? Un fiorino. Ecco, quella non è un'invenzione, quella è la realtà. Si passava attraverso un punto daziario, tu non potevi andare avanti su quella strada se non pagavi una cifra. Questi sono i punti daziari che proprio davvero punteggiavano, scusate il gioco di parole, tutto il territorio, veramente tutto il territorio di un regno. Allora poi si iniziano a mettere le tasse. La storia, ahimè, dei regni, dei re che diventano più potenti è sempre una storia di continui aumenti di tassazione. Allora, prima di tutto ci sono le tasse dirette. Le tasse dirette. Le tasse dirette sono quelle che vengono fatte pagare sul patrimonio oppure sulla ricchezza, ok? Tu hai una grande casa, una proprietà fondiaria che ha un certo valore, paga una certa tassa. Tu hai incassato certi soldi, hai guadagnato tot soldi, paga una certa tassa. Le tasse dirette erano difficili da far pagare nel momento in cui non esistevano i catasti e non esistevano in Inghilterra, non esistevano assolutamente i catasti in questa epoca, quindi era veramente difficile capire chi aveva i soldi o quanto vale una certa proprietà per calcolare delle aliquote fiscali progressive per andare poi a stanare il ricco che può pagare. Quindi un po' come oggi, no? È difficile far pagare le tasse sulla ricchezza, c'è molta evasione fiscale, uno guadagna però magari non lo dice, ok? Quindi è più difficile andare. Quindi più facile, anche oggi in fondo è così, utilizzare delle tasse indirette. Capite? Le tasse indirette sono più sicure delle tasse dirette, perché le tasse indirette vengono riscosse quando si acquista un prodotto. Come oggi, no? Tu acquisti qualunque prodotto, paghi in più l'IVA, cioè una parte che va allo Stato, d'accordo? Tu ottieni uno stipendio, una parte di quello stipendio sono tasse che vanno allo Stato e così via. Devi fare un documento, metti una marca da bollo, qualcosa, devi pagare un bollettino e va allo Stato. Queste sono tasse indirette che quindi colpiscono i consumi, delle tasse anche molto ingiuste perché spesso colpiscono proprio i più poveri, a volte proprio i contadini, perché le tasse indirette vengono pagate, capite, allo stesso modo che tu sia povero o che tu sia ricco. Se io vado a fare benzina o diesel, io pago molta parte di ciò che pago, non va al benzinaio, va allo Stato. Ci sono le accise sulla benzina, ma io pago la stessa cifra se faccio il pieno di benzina, sia che io sia ricco, sia che io sia povero. Non sono tasse, capite, dirette sulle ricchezze, sul patrimonio, sono tasse indirette che si pagano quando tu acquisti qualcosa o quando tu consumi. Soprattutto vengono imposte queste tasse sui beni di prima necessità, quindi non si può veramente scampare. Queste tasse indirette vengono chiamate gabelle, spesso provocano proprio l'ira dei contadini, dei commercianti, ci saranno vere e proprie rivolte e rivoluzioni perché si innalza il peso della gabella. Nel 1341 in Francia viene imposta la gabella del sale che diventerà poi proprio universale nei paesi europei, d'accordo? Quindi tu compri il sale che è necessario, devi
pagare in più una cifra che va allo Stato, quindi vengono colpiti spesso i contadini, i commercianti. Tuttavia nel XIV secolo, nel 300, si impongono molto anche le tasse, come abbiamo visto, le tasse di altro tipo, le tasse dirette, anche se anch'esse sono ingiuste perché non essendoci un registro delle ricchezze o un catasto, insomma, vengono fatte pagare spesso allo stesso modo ai ricchi e ai poveri, d'accordo? Quindi tasse dirette. Queste tasse dirette vengono spesso chiamate taglie, d'accordo? Le tasse indirette vengono chiamate gabelle, le tasse dirette molto spesso vengono chiamate taglie. Il peso fiscale diventa sempre più grande, adesso vedremo subito anche perché, per quale necessità. Le tasse dirette che lo Stato, il re, fa pagare attraverso i suoi funzionari, queste tasse dirette colpiscono particolarmente i contadini. Quindi che cosa significa? Queste taglie, queste tasse dirette che vengono fatte pagare dal re attraverso la sua burocrazia, vanno ad aggiungersi, capite, si aggiungono ed entrano in concorrenza con il prelievo fiscale, il prelievo spesso in natura, che viene richiesto al contadino da parte del signore. Ricordate che il signore feudalmente richiede al contadino, ma non solo al contadino, di pagare dei canoni o censi. Nel caso che si tratti di un ente ecclesiastico si chiamano decime. Ora capite, i contadini sono sopraffatti perché si trovano a pagare due volte. Il contadino prima pagava solo le tasse o le quote di raccolto in natura al signore feudale, pagava i canoni o i censi, oppure in caso se l'esattore era la chiesa, se il signore feudale era un ente ecclesiastico si chiamavano decimi. Adesso il contadino si trova a pagare due volte perché non è più soltanto il signore feudale, ma lo Stato centrale, il re, la corte, il governo che gli chiede di pagare una taglia, quindi il contadino non ce la fa più, d'accordo? Già pagava al signore feudale, adesso deve pagare all'amministrazione centrale, cioè al sovrano. E quindi questo spiega molte delle rivolte contadine che avvengono tra il 1350 e il 1390 in tutta Europa, perché proprio il contadino ovviamente non ce la fa più, si vede aumentato enormemente il carico fiscale. È vero che queste rivolte contadine vengono ovunque sconfitte e punite duramente, però queste rivolte contadine in realtà non sono senza conseguenze. Perché? Perché il sovrano non è stupido, capisce che esiste un limite anche allo sfruttamento dei contadini. Se i contadini non possono proprio più mangiare, non hanno i soldi per pagare le tasse, insomma non si può eccedere oltre un certo limite. Quindi che succede? Fate attenzione, che il sovrano mette le sue tasse, però impedisce sempre di più al signore di aumentare le tasse sui contadini, quindi i canoni e i censi non aumentano, quindi significa che il signore, capite, il re fa pagare le tasse centralizzate del regno e impedisce ai suoi vassalli, ai signori feudali, agli aristocratici di ottenere dai contadini un prelievo eccessivo. Questo sarà importante, cioè gli storici hanno determinato che se i re impediscono all'aristocrazia di aumentare il prelievo sui contadini, questo fattore favorirà la decadenza delle antiche aristocrazie che si impoveriranno. Il re vuole le tasse lui, non fa prendere abbastanza tasse agli aristocratici, le antiche aristocrazie in questo modo perdono potere, si impoveriscono, ottengono meno tasse. Abbiamo visto che il problema fiscale è strettamente legato al problema militare. Nel XIV secolo che cosa succede? Succede che, ricordate, nel XIV secolo le guerre inizialmente erano basate sulla cavalleria feudale. Abbiamo fatto appunto l'esempio, abbiamo visto come cambia la guerra parlando della guerra dei cent'anni.
Già nel XIV secolo, però, questa guerra basata, ne abbiamo già parlato, lo sto ripetendo, sull'orgoglio dei nobili che dominano attraverso la cavalleria, questo tipo di guerra sta cambiando. La cavalleria nel 400 già non è più centrale, ma già forse dal 300. I re preferiscono i fanti, che spesso sono rozzi, che non sono dei gentiluomini a cavallo, non sono gli aristocratici, però i re preferiscono degli eserciti mercenari o a volte, però per il momento in pochi casi, un esercito di coscritti, la coscrizione obbligatoria, cioè un esercito di leva, però in realtà molto spesso i re pagano dei mercenari, capite? Cioè i re organizzano gli eserciti sempre più sulla fanteria, sempre più sulla fanteria. Ricordate, abbiamo detto e ridetto le sconfitte francesi nella prima fase della guerra dei cent'anni, non solo nella prima fase, dipendono dal fatto che la cavalleria francese è inferiore rispetto alla fanteria degli arcieri o alla fanteria a piedi dei tagliagole gallesi, vi ricordate? Quindi il re paga eserciti mercenari, cioè la guerra cambia anche perché, cioè di fronte alle sconfitte della cavalleria aristocratica, il re preferisce avere una fanteria e una fanteria di mercenari. Naturalmente però gli deve pagare un sacco di soldi, quindi chiaramente il costo delle guerre aumenta molto nel 300 e soprattutto nel 400, perché il re non si trova più, non si trova più a utilizzare, capite, le truppe feudali, le truppe che il signore, l'aristocratico, gli manda, che vengono pagate dall'aristocratico. Ogni aristocratico mantiene da sé il suo cavallo, la sua armatura, eccetera. E i re preferiscono pagare dei mercenari e quindi devono sborsare un sacco di soldi. Questo esercito mercenario è assolutamente molto più costoso, le guerre diventano più costose se devi organizzare un esercito mercenario. Il re, forse avete capito, preferisce i mercenari rozzi e incolti e non possono dar fastidio rispetto agli aristocratici perché ovviamente il re tende a ottenere anche in questo caso il monopolio. Il re vuole che soltanto egli stesso sia in grado di pagare, sia in grado di mettere su degli eserciti e che gli aristocratici non possano più, non abbiano più i soldi, la possibilità per avere le loro truppe private e quindi naturalmente il re scoraggia la formazione di eserciti feudali che come abbiamo visto spesso hanno dato luogo a terribili, barbariche guerre feudali. Quindi il re, capite perché ha bisogno di più tasse, ha bisogno di più soldi? Ha bisogno di più soldi proprio perché gli eserciti costano molto di più e quindi mette le tasse. Certo, ci sono altri sistemi per avere soldi invece delle tasse, a volte dei sistemi piuttosto illegali, la manipolazione monetaria, va bene, oppure si possono sempre chiedere in prestito soldi ai banchieri. Come poi il re prende i soldi dai banchieri per fare la guerra, come li restituisce tra l'altro con l'interesse? Ovviamente per restituire i capitali con gli interessi ai banchieri che te li hanno prestati, il re può contare sui proventi di una guerra vittoriosa. La guerra fa sì che si faccia bottino, si possa pagare il debito, però quando la guerra non è vittoriosa, o insomma in molti casi i sovrani non restituiscono i soldi ai banchieri, dichiarandosi debitori insolvibili e quindi molto spesso i banchieri falliscono. Ricordate che questo è successo quando il re d'Inghilterra dopo il 1340 non restituì più i soldi ai banchieri italiani. I banchieri italiani come i Bardi e i Peruzzi nel 1346, se non sbaglio, nel 1346 fallirono, perché il re d'Inghilterra non restituì loro i soldi, d'accordo? E quindi
Ma allora, di fronte alle sconfitte, alla frustrazione di una cavalleria che viene sempre sconfitta, di fronte alla riduzione del loro ruolo, cosa succede? Che la cavalleria aristocratica, la cavalleria feudale si imbarbarisce, frustrata, si abbandona al banditismo, si abbandona all'anarchia, scatenando appunto le efferate guerre feudali che ho ricordato prima. Ricordate, guerre feudali terribili in Francia durante la guerra dei cent'anni tra Armagnacchi e Borgognoni. In Inghilterra subito dopo la guerra dei cent'anni con la guerra delle due rose, ma abbiamo ricordato anche le guerre feudali che devastano la Spagna, guerre civili interne che devastano la Spagna e il Portogallo. La Spagna e il Portogallo, la Spagna nel 300, nel 400, il Portogallo nel 300. In Portogallo, come abbiamo spiegato, le guerre feudali finiscono prima e quando finiscono le guerre feudali nasce, insomma, la monarchia nazionale moderna. Infatti il Portogallo abbiamo visto è la più antica delle monarchie nazionali moderne. Ben presto, almeno da questo punto di vista, il re ottiene dei successi. Ben presto solo i re iniziano ad avere le risorse per costituire eserciti, mentre gli aristocratici non più. Questo avviene soprattutto con l'avvento, l'introduzione delle armi da fuoco, in particolare i cannoni che già nel 300 vengono utilizzati. Ehm, I cannoni sono costosissimi, soprattutto all'inizio, soltanto un re può acquistare dei cannoni. Certo, il ruolo degli aristocratici nella guerra non è che cessa completamente, non c'è dubbio, gli aristocratici conservano il comando degli eserciti, gli alti ranghi degli eserciti, però la psicologia e l'etica delle guerre è cambiata definitivamente, come abbiamo sottolineato parlando della guerra dei cent'anni. Non è più una guerra di gentiluomini che si affrontano viso a viso a cavallo con le spade, con le lance. È una guerra che diventa più sporca, senza onore, una guerra di fanteria, di arcieri, di artiglieria, di persone che uccidono da lontano con un cannone senza rischiare la loro vita. Cambia completamente la guerra. Ovviamente per riscuotere le tasse, per amministrare la giustizia ci vuole, ne abbiamo già parlato in passato, una burocrazia, una rete di funzionari che sostituisca i propri poteri, sostituisca i propri poteri a quelli della nobiltà. E quindi molti funzionari, molti impiegati che spesso non sono nobili, comunque non sono nobili di spada, cioè antica nobiltà che sa combattere, sono nobili innocui, sono nobili che in realtà sono borghesi che acquistano un titolo nobiliare, l'abbiamo già spiegato in passato, acquistano un titolo nobiliare recente, ma solo perché sono ricchi, possono essere anche figli di commercianti, d'accordo? Quindi sono nobili di toga o di roba proprio perché hanno da poco acquistato il titolo nobiliare, di toga perché il titolo nobiliare, cioè il beneficio, corrisponde anche a un ufficio, cioè a una carica pubblica, a una professione, e l'ufficio più redditizio e più importante è l'ufficio di toga, cioè diventano nobili, questa borghesia degli uffici diventano nobili di toga. Uno dei ruoli degli uffici, delle cariche pubbliche, delle professioni più importanti è quello di magistrati. Quindi in Francia e altrove, però è sintomatico il caso della Francia, sorgono i parlamenti. Attenzione, i parlamenti francesi non sono veramente dei parlamenti. I parlamenti francesi sono delle corti di giustizia a livello di corte d'assise, cioè sono proprio dei tribunali, degli organi giudicanti, però in realtà i parlamenti sono tanti in Francia, non i parlamenti provinciali delle tante città più piccole, ma il Parlamento più importante, il Parlamento di Parigi, è anche un Parlamento che controlla la legittimità degli atti
anche degli atti del sovrano o comunque anche degli atti dei funzionari di più basso rango rispetto ai parlamentari. E però il Parlamento ben presto diventa anche un contrappeso all'autorità del re, però il re almeno all'inizio preferisce i parlamenti piuttosto che, capite, la giustizia signorile. I parlamenti giudicano, sono dei tribunali, devono sostituire, ricordate, i privilegi di giustizia, sia alta sia bassa giustizia. Però succederà in seguito, in un'epoca successiva a quella di cui stiamo parlando, che i parlamenti inizieranno a mettersi contro il re, a diventare un potere che darà fastidio, un contropotere che darà fastidio al re. I re cercano di diventare assoluti, però in realtà dovete fare attenzione, il sovrano assoluto, lo vedremo anche in argomenti successivi, non è un despota, non è un tiranno, non è né lo zar di Russia né l'imperatore della Cina dell'epoca, ma non è neanche un Hitler oppure uno Stalin. Per quanto sia assoluto, il re, cioè ci sono ancora le dottrine, sono quelle prevalenti in maniera decisa, che sostengono che il potere del re venga direttamente da Dio e quindi sia superiore a qualunque altro potere. È vero, però in realtà anche il sovrano più assoluto deve rispettare le leggi, cioè nasce l'idea della legge impersonale, d'accordo? Della legge impersonale. Ci sono funzionari, appunto, esperti di giurisprudenza, i parlamenti e così via, cioè la legge diventa impersonale, anche il sovrano assoluto teoricamente potrebbe non rispettarla, però di fatto, insomma, minerebbe la fiducia sociale, il consenso. Per esempio, anche il simbolo massimo dell'assolutismo, lo vedremo in un successivo argomento. Luigi XIV, il Re Sole, no? Re di Francia, il Re Sole, Luigi XIV, non poté fare niente per cambiare la legge di successione, perché le leggi diventano impersonali, diventano indipendenti dal singolo personaggio. Sono leggi tradizionali, sono leggi che sono vidimate da una lunga tradizione. Luigi XIV avrebbe voluto cambiare la legge successione per far succedere a se stesso, per dare in eredità il regno di Francia a uno dei suoi figli illegittimi, ne aveva tanti, perché tutti i suoi figli legittimi erano morti prima di lui, che era vissuto molto a lungo, ma non poté farlo. Cioè neanche Luigi XIV poté cambiare una consuetudine così forte come la legge di successione. Cioè, malgrado il potere, si diceva, discendesse da Dio, non derivasse dal consenso popolare, di fatto anche il sovrano assoluto non può violare certe cose. Si inizia a pensare che la sovranità non sia incarnata in una sola persona, ma in una carica, appunto il re è il re. È il re in sé per sé, è un re qualsiasi, non è Luigi XIII, Luigi XIV, capite? È la figura del re, la carica del re, chiunque esso sia. E, e quindi la sovranità non viene più considerata incarnata in una sola persona, d'accordo? Il re, ok, teoricamente poteva non violare le leggi, fare quello che voleva, però in realtà, anche quando i sovrani diventano i più assoluti possibili, questo non succede. Il re è abituato ad ascoltare il consiglio dei parlamenti, ok? Un parlamento, il Parlamento di Parigi può dire tu re devi fare così, eccetera. Il re potrebbe anche fregarsene, infatti vedremo che ci saranno dei casi di re che schiacceranno il Parlamento di Parigi, che prenderanno delle decisioni in contrasto con il Parlamento di Parigi, ma facendo così si provoca spesso una guerra civile, si provocano delle tensioni molto molto forti, quindi un po' tutti sono d'accordo che il re deve comunque ascoltare il consiglio dei parlamenti, anche se potrebbe in teoria non farlo. Il re, anche quando il re prende una decisione, la fa spesso confermare dal Parlamento per ottenere, sollecita l'approvazione per avere un maggiore consenso. L'azione del re, quindi, quando è accettata anche da un Parlamento, risulta legittimata, risulta rinforzata. Al re non conviene prendere una decisione in solitudine
senza neanche ascoltare il proprio Parlamento, d'accordo? E quindi il re tende a non dividere gli organi della nazione. Il re poi regna in base a un rapporto con i ceti, una società divisa in ceti, ordini o stati. L'abbiamo già visto, ma lo vedremo anche in un'altra lezione. Il vero Parlamento di Francia non sono i parliamani, i parlamenti di cui abbiamo parlato, ma gli stati generali, abbiamo già visti. Gli stati generali formati da 3 assemblee dei 3 ordini ceti o stati. Il primo l'ordine degli ecclesiastici, il secondo l'ordine degli aristocratici, e, i tre sono i 2 ceti privilegiati che hanno privilegi feudali, il terzo stato con borghesi, contadini e tutti gli altri che non hanno alcun tipo di privilegio. Gli stati generali sono il vero Parlamento della Francia, ricordate, abbiamo già visto che vengono convocati nel 1302 da Filippo IV il Bello, perché ricordate, perché Filippo IV il Bello voleva prendere delle gravi decisioni contro Bonifacio VIII e stava scontrando col Papa. In teoria le poteva prendere da solo, però capite, se è legittimato dagli stati generali, dalle assemblee elette dei ceti, degli ordini della Francia, quella decisione del re ha una valenza maggiore, perché viene confermata dalla nazione. Cioè il re chiede il consenso della nazione. È vero che il Parlamento francese gli Stati Generali hanno molto meno potere del Parlamento inglese, infatti il re che tende a diventare assoluto in Francia li convocherà gli Stati Generali pochissime volte, mentre il re d'Inghilterra convoca molto più spesso il Parlamento inglese. La Francia è comunque lo Stato che ha la burocrazia decisamente più vasta e più funzionante di tutti. Nella fine del 400 sono 8.000 gli impiegati della burocrazia francese. Vabbè, tutto quello che vi ho detto forse è un pochino esagerato. Di fatto i re hanno questa tendenza a ottenere il monopolio nella giustizia, nelle finanze, nella guerra, nelle tasse, così, nell'amministrazione, ma ci riescono solo in parte. I nobili continueranno ad avere i poteri di giustizia, di bassa giustizia, in parte continueranno a potere anche in situazioni magari specifiche arruolare eserciti privati e spesso continueranno a farsi dare le tasse dai contadini e a non pagare le tasse. Ecco, il sovrano non riesce a far pagare le tasse agli aristocratici e alla Chiesa, quindi noi stiamo parlando di tendenze, però non bisogna esagerare. I sovrani riescono fino a un certo punto a uniformare, a unificare, a sottomettere, a togliere poteri all'aristocrazia. Cioè, appunto, il problema è che l'ufficio pubblico, abbiamo visto, la borghesia compra il beneficio, cioè il titolo nobiliare, e contemporaneamente compra un ufficio pubblico. L'ufficio pubblico così diventa un possesso personale, no? Cioè la funzione di giudice, di esattore delle tasse, di amministrazione delle tasse, di funzionario nei più diversi ranghi dell'amministrazione è una proprietà privata perché viene acquistata. Io acquisto il titolo nobiliare, acquisto la carica pubblica, acquisto una certa professione nell'amministrazione dello Stato, nella burocrazia, acquisto l'ufficio pubblico. L'ufficio pubblico viene visto come una proprietà privata, un possesso personale. Infatti, chi lo acquista pretenderà ben presto e otterrà che questo ufficio sia trasmesso ereditariamente al figlio, oppure che possa essere venduto a un altro privato, come si fa appunto con le proprietà private. Quindi, vedete, cioè questi borghesi che acquistano dal re l'ufficio, la carica pubblica,
Che cosa fanno? Certo, giurano fedeltà al re, però si tratta, attenzione, di una fedeltà un po' diversa da quella diretta, da quella personale, da quella sentimentale, no? Che giuravano, che continuano a giurare i nobili di spada nell'antico feudalesimo militare. Questa fedeltà del burocrate che acquista il titolo, che acquista la carica pubblica, è una fedeltà fredda, una fedeltà impersonale. È più una fedeltà alla legge che una fedeltà al re, non è una fedeltà più sentita e personale che era tipica del vecchio feudalesimo militare, d'accordo? E questo è importante perché se una cosa è una proprietà privata, io ho diritto a gestirla anche per il mio guadagno e quindi molto spesso questi funzionari pubblici che acquistano le cariche pubbliche le usano anche attraverso la corruzione per guadagnare, hanno speso un sacco di soldi per avere un ufficio, quello di esattore delle tasse, e chiedono magari delle tangenti, noi le chiameremmo, corrompono oppure ricattano delle persone per ottenere più soldi perché hanno fatto un investimento, devono avere il rendiconto, devono avere il guadagno di questo investimento e quindi la corruzione o il malaffare da parte di questi esponenti della borghesia degli uffici, della nobiltà recente, della nobiltà di toga o di roba, il comportamento diventa sempre peggiore, diventano sempre più, diciamo, diventano sempre più corrotti. La nascita delle monarchie nazionali, dello Stato moderno ha anche delle basi teoriche, d'accordo? Ricordate la teoria insensata di Dante, ne abbiamo parlato nel De Monarchia del 1310. Dante, un conservatore proprio senza speranza, fuori dal mondo, utopista, nel De Monarchia sosteneva che l'unico potere temporale è quello dell'imperatore. Poi il potere spirituale andava al Papa, l'unico potere temporale è quello dell'imperatore, lui sognava un impero universale. Nel momento in cui scriveva Dante, l'imperatore già aveva perso tanto potere, l'imperatore germanico era meno potente del re di Francia o del re d'Inghilterra, quindi una teoria, insomma, ovviamente quella di Dante che non accetta l'esistenza dello Stato nazionale, della monarchia, se non come concessione da parte dell'imperatore che possiede indiviso tutta la sovranità. Ovviamente ben presto, ma subito dopo Dante ci sono pensatori ancora medievali come Marsilio da Padova che invece nelle sue opere Marsilio da Padova che nelle sue opere giustifica la sovranità dei regni, d'accordo? Giustifica la sovranità dei regni, ma non solo dei regni, anche delle repubbliche, quindi molto più moderno di Dante, Marsilio da Padova dice che non è vero che il potere dei sovrani, dei principi, ma anche delle repubbliche derivi dall'imperatore, che veniva visto come l'unico potere temporale possibile. No, Marsilio da Padova dice che anche un sovrano, un duca, un conte, una repubblica hanno una propria sovranità, è cosa modernissima, lui la fonda sul consenso, dice che la sovranità è ok, sì, proviene da Dio, però devi ottenere anche, si fonda anche sul consenso dei governati, d'accordo? Un'idea quindi di sovranità popolare, anche se Marsilio da Padova in realtà non considera tutto il popolo, ma solo la melior pars del popolo, solo i più ricchi, solo i più importanti. Però già si tratta di una teoria modernissima. In seguito moltissime teorie, nota è quella di Machiavelli, addirittura sganceranno il potere politico dalla religione, dalla morale, diranno che la politica, ricordate Machiavelli nel Principe o altre opere, siamo all'inizio del Cinquecento, che il potere politico, la sovranità, l'arte del governo, le capacità del principe devono seguire delle regole autonome, che la politica è una scienza autonoma dalla teologia e che quindi anche la sovranità non deriva dal Papa, non deriva da Dio e così via, almeno nella pratica. Ma molto importante è anche l'opera di Jean Bodin, teorico dell'assolutismo. Jean Bodin
scrive un'opera importantissima, i 6 libri sulla Repubblica, nel 1576, se non sbaglio, non vorrei sbagliare la data. I 6 libri sulla Repubblica, attenzione, lui intende la parola Repubblica nel senso proprio classico, Repubblica, res publica, cioè 6 libri sullo Stato, d'accordo? Anche se si intitola 6 libri sulla Repubblica. Repubblica significa Stato. 6 libri sullo Stato. Altro che potere dell'imperatore o potere del Papa. Jean Baudin dice che ogni sovrano fonda la sovranità su se stesso, ok? La sovranità di un principe trova alimento, trova giustificazione da se stessa. Ok, Jean Baudin dice che comunque il potere deriva direttamente da Dio, ma né l'imperatore né il Papa sono gli intermediari di Dio. In realtà ogni sovrano fonda il potere su se stesso. Queste teorie ovviamente non possiamo approfondire, ho detto soltanto proprio due cosette generali, giustificano la pretesa, proprio giuridicamente, la pretesa dei sovrani, la pretesa dei monarchi, la pretesa dei sovrani di queste monarchie nazionali moderne, che non pensano più di dover ottenere il potere, dover rispondere del proprio potere al Papa oppure all'imperatore. Jean Baudin dice di più, Jean Baudin è un teorico dell'assolutismo, d'accordo? Non solo il potere del sovrano si fonda su se stesso, non deriva da altri poteri superiori, né dal papato, né dalla Chiesa, né da un presunto impero sacrale e universale, ma il potere è indivisibile, il potere sovrano appartiene soltanto al sovrano, appunto, non può essere diviso, non può essere limitato da un Parlamento o da qualunque altra istituzione, da qualunque altro centro di sovranità. Quindi vedete che ovviamente la filosofia, la giurisprudenza viene in soccorso dei re, viene in soccorso dei sovrani, dei monarchi nazionali, delle monarchie nazionali, perché vi sono numerosi filosofi, appunto giuristi, che giustificano questo potere, questa pretesa dei sovrani di avere un potere autonomo che non deriva dal Papa e dall'imperatore, ma di avere anche un potere assoluto, un potere che è superiore al potere degli aristocratici o dei parlamenti. Ci sono tutte queste teorie che appunto giustificano ideologicamente le pretese dell'allargamento e dell'accentramento del potere sovrano che sarà tipico delle monarchie dell'Europa occidentale. Spero che questa lezione abbia avuto un interesse per voi. Vi saluto e insomma faremo tante altre lezioni. Arrivederci.